Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di iniziare, iscrivetevi e condividete per non perdere le prossime sorprese. Grazie di cuore. Oggi il mondo del gossip è stato scosso da un sussurro diventato ronzio in poche ore. L'indiscrezione secondo cui la celebre attrice Yağmur Yüksel avrebbe cantato un brano a un evento privato lasciando nell'aria un riferimento preciso a Barbaktas. Una scelta musicale carica di sentimento, parole dolci che, secondo chi c'era, hanno trasformato la sala in un palcoscenico di emozioni. Alcuni invitati giurano che nel ritornello, con immagini di luce, promesse e ritorni, la sua voce si sia incrinata per un istante. In quel momento, raccontano, il suo sguardo sarebbe scivolato in platea come a cercare qualcuno. Da lì, la domanda è rimbalzata di chat in chat. Era un messaggio per Bar? Le prime reazioni sono esplose subito sui social. C'è chi ha letto il tutto come una semplice performance nata sul momento e chi, invece, ha scommesso che la scelta del brano fosse tutt'altro che casuale. Quando entri tu, anche la stanza cambia colore è la frase che ha fatto sobbalzare i presenti, stando a più di un testimone. Una dichiarazione mascherata. Una citazione leggera ma dal peso specifico enorme. Da quel momento, ogni dettaglio è diventato indizio. Chi era vicino al palco racconta che Yağmur, sorridente ma visibilmente toccata, abbia esitato prima di afferrare il microfono, per poi rompere il ghiaccio con un «Vi canto qualcosa per scaldare l'atmosfera, va bene?» E così è iniziata, con un filo di voce che in pochi secondi è diventato un'onda. Secondo alcune voci, l'aria nella sala ha cambiato temperatura appena le prime note sono partite. Frasi come «sei la scintilla che mi risveglia» e «quando arrivi tu, tutto si rimette a posto» avrebbero acceso mormorii tra i tavoli. E c'è anche chi sostiene di aver visto Yağmur fissare un punto preciso proprio durante i versi più intensi. Quel particolare, ripetuto da più presenti, ha fatto impennare la curiosità. Dove era rivolto quel filo di sguardo? E per chi erano quelle parole così limpide? Mentre gli stolti gridano alla coincidenza, i romantici hanno già battezzato la serata come l'istante in cui un'attrice ha smesso di recitare per parlare, finalmente, con il cuore. Intanto, né Barbaktas né Yağmur Yüksel hanno rilasciato dichiarazioni. Il silenzio di lui è leggenda nel settore. Dicono che preferisca lasciare che le voci si consumino da sole, come onde che si infrangono sulla battigia. E quando non si commenta di più. È l'effetto boomerang della riservatezza. Lei, invece, secondo chi sostiene di aver parlato con amici comuni dopo l'evento, avrebbe liquidato così: mi andava. Ho cantato una canzone che amo. Una frase semplice, quasi una carezza, ma anche un sipario calato sul mistero che fa parlare tutti proprio perché resta mistero. C'è dell'altro. Fonti vicine all'attrice raccontano che, ultimamente, Yağmur e Bar si incontrino spesso in ambienti professionali e negli stessi giri sociali. Nulla di definito, niente di scritto nero su bianco, ma frequenze che non sfuggono agli addetti ai lavori. Si parla di stima, di sinergia, di quella famosa chimica che non si insegna e non si imita. E quando questi elementi si mescolano, capita che un brano scelto davanti a pochi diventi tempesta nel giro di un pomeriggio. Così, il passo dai corridoi al web è stato breve. In poche ore, i video della serata hanno invaso le timeline, raggiungendo anche chi non era presente. Sotto i filmati, una cascata di commenti. Impossibile che sia un caso, scrive qualcuno. L'intonazione di Yağmur parla da sola, aggiunge un altro. E poi, ha appena confessato tutto senza dirlo. È un omaggio per lui, si vede che pensa a Bar, se li conosci, capisci. Non sono mancati fan che hanno montato versioni remix del video, alternando le immagini del palco alle foto più recenti di Bar alle serate di gala, in set, in attimi rubati tra dietro le quinte e premiere. Il risultato? Una narrativa parallela, costruita dai follower ma alimentata proprio da quel non detto che da sempre rende le storie più magnetiche. Nel frattempo, dall'entourage di Yağmur nessuna smentita altisonante. Tra i più vicini a lei, c'è chi prova a smontare la febbre mediatica. Era solo una canzone che le piace, niente oltre. Ma il problema, o la magia, dipende dai punti di vista, è che l'atmosfera creata durante quell'esibizione ha ormai avvolto tutto il resto. Quando una scena vibra, la razionalità rimane fuori dalla porta. E allora la domanda si allarga. Era davvero presente anche Bar in sala? Qui le versioni si moltiplicano. Alcuni giurano di averlo intravisto defilato,
in un angolo, con il cappuccio della giacca rialzato. Altri negano, parlano di un'assenza totale. Dietro le quinte, però, il brusio era lo stesso, c'era anche lui. Una frase lanciata a mezza voce, ripetuta abbastanza da diventare convinzione. Di certo, la scelta del brano ha riacceso una storia di sguardi incrociati e sorrisi condivisi che dura da mesi. Chi segue la coppia sa che spesso si ritrovano agli stessi eventi, talvolta nello stesso progetto, talvolta solo nello stesso tavolo. Eppure, nessuno dei due ha mai trasformato le coincidenze in dichiarazioni. Lo stile è minimal, il racconto è nelle sfumature. E proprio per questo quella canzone suona come una valigia posata a terra. Non è un annuncio, ma nemmeno un dettaglio qualsiasi. I momenti salienti della serata, raccontano, sono due. Il primo, il silenzio denso caduto in sala appena Yamur ha preso posto al centro, le luci calde, le prime parole dette quasi sottovoce. Il secondo, il sorriso timido con cui ha salutato gli applausi, come se il calore del pubblico l'avesse colta di sorpresa. È un pezzo che adoro, mi è venuto spontaneo, avrebbe commentato al termine. Un chiarimento? Forse. Una porta socchiusa? Probabile. Per alcuni è bastato a spegnere il caso. Per molti altri è benzina versata sul fuoco dolce dell'interpretazione. La rete, com'era prevedibile, ha fatto il resto. C'è chi ha fugato ogni dubbio associando i versi più intensi al percorso professionale di Bar, alle sue recenti scelte, a una rinascita personale che i fan hanno imparato a conoscere. C'è chi, invece, ha puntato lo sguardo sulle immagini. Ogni fotogramma di Yamur, ogni movimento delle mani, ogni mezzo sorriso è stato letto come un capitolo di un romanzo che avrebbe per titolo un solo nome. A ben guardare, la verità sta in un luogo più sfumato, in quel filo tra due persone che preferiscono parlare poco e fare parlare gli attimi. Nessuno dei due, dicono quelli che li conoscono, ama le scene madri fuori dal set bar, ha una consuetudine alla discrezione che lo rende un enigma comunicativo. Appare, fa ciò che deve, poi scompare senza lasciare scie. Yamur, al contrario, gioca spesso con la luce, ma quando si tratta di privato diventa un'attrice di sottrazione, lascia intuire, non concede la battuta facile. Un equilibrio che spiega perché la loro presunta relazione, reale o immaginata, sia diventata il terreno perfetto per i racconti del web. C'è chi vede in questa vicenda un nuovo capitolo di una lunga trama che li riguarda entrambi, più o meno da sempre. Che si tratti di un riferimento preciso o di una semplice esibizione nata dall'entusiasmo del momento. I giornali di spettacolo hanno già incoronato la notizia come la più chiacchierata della settimana. L'eco non accenna a spegnersi. Ogni ora porta con sé una nuova ipotesi, un nuovo testimone, un'ulteriore lettura dei versi che hanno fatto vibrare la sala. E la domanda iniziale, era per Bar? Si è allargata a un'altra. Cosa significa, oggi, un canto pubblico quando il cuore vuole restare privato? Nel racconto dei presenti, c'è un dettaglio che torna di continuo, durante il ritornello più intenso, quando la voce di Yamur sembrava correre e fermarsi nello stesso istante. L'attrice avrebbe alzato leggermente il mento, come chi si fa coraggio, per poi abbassare gli occhi. Un gesto piccolo, quasi invisibile, ma che ai fan dice tutto. C'è chi ha letto in quell'istante la traccia di un lungo non detto, e chi l'ha interpretato come un saluto a distanza. Non sappiamo chi avesse ragione. Sappiamo però che quel gesto è diventato un simbolo, una scena che, condivisa e rallentata, ha fatto il giro dei profili più seguiti. Da parte di Bar, nessuna parola. Gli amici raccontano che questa volta non fa eccezione, preferisce non alimentare, dicono. Ma il paradosso del silenzio resta, più si tace, più il rumore cresce. E intanto, l'ombra della sua possibile presenza in sala continua ad allungarsi o accorciarsi a seconda di chi parla. Se fosse stato lì, anche solo per pochi minuti, tutto cambierebbe? Forse no, forse sì. Dipende dalla storia che ognuno vuole raccontarsi. Intorno a Yamur i toni sono misurati. Non ci sono stati proclami, tantomeno smentite feroci. Anzi, la linea è quella di lasciare che la canzone resti una canzone, e che ognuno ci legga ciò che desidera. È un gioco antico, una danza tra artista e pubblico in cui i ruoli si confondono. E in quella confusione, il sentimento trova spazio per allargarsi. Così, tra una clip e un commento, l'evento privato è diventato un rito collettivo. A distanza di poche ore, la scena si può riassumere così. Una sala elegante, un microfono preso quasi per caso,
Un brano scelto con istinto, parole che sfiorano, occhi che cercano, applausi che scaldano e, soprattutto, due nomi che non hanno bisogno di essere pronunciati per occupare tutta la stanza. Che ci sia stato un riferimento o meno, la traccia è rimasta. E, paradossalmente, più si prova a metterci sopra una coperta di spiegazioni, più spunta un bordo scoperto da cui filtrano luce e curiosità. Il punto non è stabilire una verità definitiva. Il punto è capire perché una canzone, in una sera qualsiasi, diventa una confessione possibile. Forse perché Yamura ha cantato come si scrive un messaggio che si ha paura di inviare. Forse perché Bar, nel bene e nel male, è diventato il destinatario naturale di tutto ciò che su di lei vibra. Forse perché, semplicemente, a volte ci si riconosce nei ritmi più di quanto ci si riconosca nelle parole. Sia come sia, la storia è qui, sospesa tra palco e platea, tra lo sguardo di chi canta e l'ombra di chi ascolta. E finché nessuno parlerà, continuerà a crescere nel racconto di chi l'ha vista e di chi l'ha solo immaginata. È il fascino delle cose non concluse. Ed è anche il motivo per cui, comunque vada, questa sera resterà. Per qualcuno sarà la prova. Per altri, solo una bella scena. Per tutti, un promemoria. Quando l'arte sfiora il cuore, ogni indizio sembra destino. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete il contenuto con chi ama queste storie. A presto!